Prima di partire assicurati di essere in buona salute. Poi prenota in anticipo il pernottamento nelle strutture. Lo stavo prenotando 2 giorni prima. Ma occupato. A merda. No, vaffanculo. Mi sa che non troveremo mai il posto dormire. Zista nella merda. Non rispondono mai. Ma perché? Dormivo veramente per terra per 3 giorni. E lo dobbiamo trovare per 5 tappe e non l'abbiamo. Non riusciamo a trovare per la prima. Ma perché non risponde? Perché siamo dei coglioni. Sì, siamo nella merda. Siamo nella merda. Siamo nella merda. Sì, siamo nella merda, non c'è un posto dove dormire. Guarda, qua sta scritto. Fermo, chi è questo mo? Pronto? Sì, salve, buonasera, abbiamo contattato poc'anzi. Avevo preso la prima tappa a posto. Sì, ma cellulare. Salve, siamo dei futuri viaggiatori della via degli dei. Volevo chiedere, c'è... Siamo a fare scelte a caso, tutte perfette. È tipo la mia vita, faccio tutte scelte a caso, poi vanno sempre bene. No, siamo arrivati alla Decathlon. Spesa la Decathlon fatta. Allora ragazzi, è la notte prima della partenza, è l'1:44 ed io sono ancora sveglio invece di dormire perché sto preparando lo zaino, perché ho comprato un botto di roba e devo capire se riesco a mettere tutto o se devo fare delle rinunce. Non mi posso portare uno zaino dei 30 kg che poi collasso dopo 2 metri. Consigliano di non avere uno zaino più pesante del 10% della propria massa corporea. Siamo a 7,5 kg solamente con i vestiti, senza cibo e senza acqua. E solo l'acqua, 3 litri, sono 3 kg. Alla merda. Buongiorno. Siamo arrivati a Bologna e adesso andiamo a mangiare un po' di tortellini. Che cuoco che sei Luca. Che spaghettino, ma è bella che... Ragazzi, guardate che squisitezza ha cucinato Luca. Sei forte, ci devo lottare. Menaglia. Io picchia, cimice. S'avvicina qua! La odia! La odia la scopa, zio. Sei il mio eroe, cazzo. Liberami. Mandala fuori, Fede! Porco due, mandala fuori! Abbiamo Sei vinto. stato un eroe, zio. Te lo posso dire. E quindi... siamo a Piazza Maggiore a Bologna. Inizia il viaggio. Luca, ci sei? Te carico. Inizia il cammino degli dei. Adesso dobbiamo andare da Piazza Maggiore al santuario della Madonna di San Luca. Bologna è bellissima, questi portici praticamente ovunque ci stanno salvando il culo, perché ci permettono di non camminare sotto al sole cocente. Sono 135 km, circa 140 km da dividere in 4-5 giorni. Fa caldo, però lo sapevamo, quindi. E siamo arrivati al santuario della Madonna di San Luca. Luca è già salito sopra, adesso saliamo e lo visitiamo. Qui ci fermeremo a fare un po' di bivacco, a mangiare un bel panino col prosciutto. Poi ripartiamo perché la prima tappa è ancora lontana. Andiamo a esplorare. È praticamente tutta in salita. Da Bologna si sale perché sta su un cucuzzolo di una collina, diciamo così. Qua altri scalini. Questa prima tappa, che dire, abbiamo salito le scale. Dobbiamo trovare un bel posticino all'ombra da mangiare. Abbiamo trovato questo posticino che direi che è niente male lui. Durante il cammino non è roba scontata. Sono felice come un bambino. Si è tutta Bologna. Mamma mia. E poi c'è il venticello, quanto è bello. E niente, quindi mo paninetto col prosettello e poi si riparte per Badolo. Che buono. Un botto. Mio. Raga, questi sono i pranzi migliori. Natura e pane capri su tella. È una cosa proprio... Ci siamo rincamminati, adesso direzione Badolo, ci aspettano circa 18-20 km, sono le 3:30, quindi prima che cali il sole dobbiamo arrivare entro le 8:30, abbiamo 5 ore, macchina che ci schiaccia, tra 3, oh porco cane, davvero, io stavo a giocare, questa è schiaccia davvero. Stavamo scendendo sul sentiero, sento un accento un po' familiare. Ciao raga! E gli dico, ma di dove siete? Che c'è un accento un po', non mi suona nuovo. E becchiamo i Ciociari de Frosinone pure qua. I nomi vostri, raga? Gianmarco. No, pure 2 Gianmarchi. C'è i Ciociari pure qui.
and I knew why you waited why. Yes, I knew why you waited why. You found love. Abbiamo incontrato un signore anziano a cui era caduto l'ombrello, una scarpata. Non mi sembrava il caso di riprenderlo perché aveva un po' di problemi, un po' di difficoltà. Gesticolando ci ha chiesto aiuto, chiedendo di recuperargli l'ombrello. Niente, noi abbiamo fatto una catena con le mani, siamo scesi nella scarpata, una cosa semplice, nulla di speciale. E lui ci ha ringraziato tantissimo, veramente era felicissimo, era super grato, con i gesti, sorridendoci, perché non faceva fatica ad esprimersi a parole. È stato un momento, può sembrare sciocco, però è stato molto emozionante, sono proprio contento. È infestata dalle vespe, raga, sta fontana. Ho trovato il trick definitivo. Cioè, secondo me ti dà una carica. È una porcata perché è una porcata, però è buona. Oddio, se ho un sogno non svegliatemi. Siamo partiti da poco da Badolo e adesso siamo per strada e stiamo andando a una frazione che si chiama Monte Rumici, dove prenderemo l'autobus, lo ammetto, perché ce l'ha consigliato la signora della prima tappa. Ci ha detto prendete l'autobus che oggi fa caldissimo ed è una tappa lunghissima quella di oggi, 9 ore di camminata circa. Quindi io vi consiglio spassionatamente di prendere questo autobus. Ci fa tagliare un pezzettino piccolo di 3,5 km/4. Arriviamo a Monte Rumici, prendiamo questo autobus che ci porta a Monzuno. Niente, siamo stanchissimi da ieri, un po' provati, però oggi abbiamo nuove energie, quindi ci rilassiamo un po' e poi si riparte alla volta di Madonna dei Fornelli. Oggi aspetta un bel albergo, ieri ci ha veramente provato, è stato bello sì, però è stato, le ultime 2 ore sono state veramente di supplizio. Cioè ieri anche Luca, che è più esperto di me, è rimasto scottato e quindi raga, non è facile. Ci seguire sempre, insomma, il sentiero degli dei, tenere una mappa che noi non abbiamo. Ecco, questo vedete, ecco un errore da evitare. Quindi non andate, come si dice da noi, a cazzo de cane. Quindi fate tutto quello che non abbiamo fatto noi, fate il contrario, insomma. Guardate il spettacolo, i paesaggi sono estremamente suggestivi. È troppo bello e non potete capire la gioia quando arriva una folata di vento. Bello, eccolo. Oddio, sì, inizi a apprezzare proprio le cose minuscole qui. Esempio una fontanella, quando la vedi c'è una gioia dentro pazzesca, perché sai che ti puoi bagnare la testa, che puoi riempire la borraccia e sembra una cosa di niente, no? C'è qui una fontanella, è tipo un regalo meraviglioso. O quando vedi anche una chiazzetta d'ombra, qui veramente inizi ad apprezzare veramente le cose più piccole e minuscole. Guardate che salite ripide che ci capitano. 80% dipendenza. Quando pensi di essere arrivato e di aver fatto la cosa più faticosa della giornata, ne arriva una sempre più faticosa. Siamo arrivati alla fermata dell'autobus e niente, adesso tocca aspettare 30 minuti. Mangiamo il mix energetico, noci del Brasile. Madonna che grosse! È un bambinil, anacardi, noci del Brasile, mandorle sfusciate e cranberry. È una merda. Ciao! Bomba! Grazie mille. Grazie, ma lei è troppo gentile. Mi chiamo Igor. Igor, abbiamo trovato Igor, gentilissimo, che ci ha visto alla fermata disperati e ci ha chiesto se volevamo un passaggio. Bellissimo, sembra tipo Pechino Express. Sì, ma poi non l'abbiamo fermato noi, cioè lui si è fermato e ci ha chiesto se volevamo un passaggio. Se non è gentilezza, non so cosa sia, onestamente. È stato la manna al cielo, salvifico. Quindi dove lo vedo? C'hai un blog su YouTube? Sì, io su YouTube mi chiamo Valerio V.Coronella. Un viaggio, ragazzi. Grazie Igor, grazie di tutto, è stato buona fantastico. Perché io ho fatto così, perché poi un giorno, perché tu la mattina non so dove andare, spero che qualcuno si fidi. Il bene genera bene, veramente. Grazie Igor, grazie di tutto. Un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. No, per me la cosa più bella tipo di questi viaggi è creare tipo connessioni, capito? Ah, François. Qui Quentin, Andrea e Luluca. Abbiamo incontrato i ragazzi marchigiani di Iesi. Grazie, buona serata. Ci siamo appena abbeverati alla sorgente del Mulo, acquetta fresca, faccia pulito. E niente, si riparte, raga. C'è l'ombra, quindi stiamo a cannone. No! È un'altra salita! Quando vedi queste vallate immense, no? Pensi a quanto tu e i tuoi problemi siano piccoli. Ti senti veramente minuscolo. Lo splendore che ci circonda mi emoziona sempre, non c'è niente da fare, oh. Lo potrò vedere 1000 volte, ma è sempre come la prima. Ripagati di tutta la stanchezza, davvero.
Oddio, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a Madonna dei Fornelli. Luca, che cazzo facciamo? È stato un piacere, Rino. Molto piacere, buon viaggio. Ciao Rino. Ragazzi, quindi siamo arrivati a Monte di Fo in Toscana. Siamo passati da Emilia Romagna a Toscana. Questa è la nostra umile stanzetta. Abbiamo pure il lavandino accanto al letto. Guardate che arte povera, il lavandino accanto al letto. Chissà qual è il motivo che ha indotto l'architetto a fare un lavandino lì. Ma vi posso dire una cosa, raga, fa un cazzo di freddo. Che sono stavo anche casotto, porco due. Fa un freddo che se muore. Cioè siamo stati 3 secondi fuori, ci siamo gelati, stiamo battendo i denti. Cioè guardate Luca come sta, col sacco a pelo. E io ho solo il materassino. Tocca usa queste, raga. Le coperte impolverate degli armadi dei B&B brutti. Guardate che roba. Arte povera. Arte povera. Cioè devo decidere se morite freddo o morite acari e malattie rare. Che quella è la decisione. Cioè se io ci do un pugno sopra esce la nuvoletta. La nuvoletta di acari e polvere. Abbiamo appena lasciato il camping Il Sergente a Barberino di Mugello. Adesso ci siamo messi appena in strada, è un po' tardino, sono le 10. Stiamo andando a San Piero a Sieve. Sono 4 ore di camminata, circa 18 km, 18 km e mezzo. Siamo al 4° giorno, abbiamo le spalle distrutte con gli eritemi dovuti allo zaino, il culo che ci fa male, i glutei che adesso abbiamo super sodi, male ai piedi, male alle gambe. Ma vabbè, se continua dobbiamo arrivare a Firenze, la missione è questa. Dai, andiamo a rubare un po' d'acqua panna. Siamo passati da un estremo a un altro. In questi giorni ci siamo morti dal caldo praticamente. Si sudava a bestia e stavamo perennemente praticamente a petto nudo. Adesso siamo passati ad avere doppia maglietta, cioè magliettina, maniche corte tecnica e maglia termica. O te muori di freddo o te muori di caldo. Non ci stanno vie di mezzo. Questo simbolo qui, rosso e bianco, indica la via degli dei. Quindi se perdete la strada e non sapete dove andare, cercate questo simbolo, rosso e bianco. Questi sono gli snack che veramente ti permettono di andare avanti. No, ho fatto cascare! Guarda come ci guarda. Non siamo cacciatori, amore, non ti faremo mai del male. Stiamo facendo una strada molto inusuale. Ci ha fatto tipo lasciare la via dei dei, quella tradizionale. Abbiamo fatto una via molto strana, che non c'è un'anima, cioè non c'è nessun camminatore, ed è piena di animali selvatici. Abbiamo incontrato un signore della forestale, ci ha detto che siamo fuori strada, come sapevamo. Ci ha detto che la via tradizionale era l'altra, che dovevamo passare sopra la montagna, bla bla bla. Insomma, beh, abbiamo preso una via alternativa, diciamo così. Gli abbiamo detto, però abbiamo visto questi animali selvatici, noi abbiamo un po' paura. Non è che ci stanno orsi, lupi. No, ma ti pare, no, orsi, lupi, no. Stiamo letteralmente in mezzo alla strada, 10 minuti e non passa un'auto mai. Quindi, cioè, dove cavolo siamo? Su una strada deserta. Dobbiamo passare in questo sentiero con tutti questi fiori che sono pieni di spine e ci stanno letteralmente tranciando le gambe. Non stai messi apposta per non fa passare gli stronzi come a noi. Siamo tipo persi. Siamo finiti nel campo di un contadino. Abbiamo scavalcato 2 cancelli. Io non ho ripreso niente perché, devo essere onesto, raga, ero nel panico più totale. Ho detto, cioè, qua ci muoio, perché o sbagliamo strada e ci perdiamo e stiamo senza cibo, oppure ci vede il contadino scavalcare e ci dà una fucilata, perché, cioè, pensano che siamo ladri, tira fuori il fucile e ci spara. Non si sa dove stiamo, non si sa letteralmente. Ci ha portato un'app. Quindi consiglio spassionato, se volete venire a fare la via degli dei, comprate la mappa ufficiale. Sono 12 euro e ne vale tantissimo la pena. C'ho una paura fottuta. Chi non lo sapesse, ho paura dei cani, specialmente i cani grossi. Ecco, mi sto cagando addosso, anche se a separarci c'è una rete, ma chi lo sa se la rete non ha buchi. Raga, io ho paura. Oh merda, questo ci segue tutta la rete. È stata una mattinata devastante perché ci siamo persi. Siamo finiti per strade assurde. Cioè, in alcuni momenti abbiamo pensato di morire perché abbiamo scavalcato recinzioni, abbiamo saltato filo spinato. C'è stato un cane che ci ha inseguito. Dopo esserci persi, esserci disperati per varie ore, siamo finiti in un posto che si chiama Bosco dei Frati. Bosco dei Frati. Praticamente siamo arrivati qui che stavamo morendo di sete, avevamo finito l'acqua, abbiamo finito tutti i viveri, non abbiamo più niente da mangiare, se ci perdiamo letteralmente siamo morti. Abbiamo visto il parroco che si prende cura di questo monastero, ho fatto fare tutto il giro e quindi me l'ha regalata. Dopo la giornata di oggi, che è stata a dir poco Si sa come? tragica, siamo arrivati a San Piero a Sieve, davvero. Ci siamo! Tempi in Mugello Verde.
Vai. No, c'è la roccia. Che hai trovato, Luca? No, guarda qua. Che spettacolo, guarda quante more. Facciamo un po', te rubo un'altra. Non c'è sfida. Nate cresciute nei cespugli selvatici, senza pesticidi. No, che bello. Buon cammino. Abbiamo preso il caffè e l'ho messo anche sotto per cascata. Adesso come faccio a berlo? Vedete, anche queste piccole cose quando sei in cammino ti ristorano il cuore. Oltre a ristorarti lo stomaco ti fanno sentire proprio felice. Che è gentilezza proprio così, gratuita. Instead, you don't have to go right now. You can stay a little while. Ah, vai, ragù montanaro. Arte povera. Arte povera, lungo la statale stiamo. Sono le macchine. Che se no occupammo un botto le Ma questo è un... No! Ma cagato un uccello addosso! Ma cagato un uccello addosso! Ma dai! Dio bome. Mamma mia. Guardate. Raga, non potete capire. È spettacolo. Prendete e mangiatene tutti, amici. Vai Lorenzone. 5,50 € questo spettacolo. So I'm driving home tonight. Siamo nella merda, praticamente avevamo prenotato tutti i B&B e i camping per tutta la settimana, tranne che per l'ultimo giorno, perché il gestore di un posto, non diciamo quale, ci aveva detto: non vi preoccupate, non c'è bisogno che prenotiate, basta che il giorno insomma che dovete venire mi chiamate il giorno stesso e vi lascio il posto per la tenda. L'abbiamo chiamato e ha detto no, sono tutto pieno, e quindi siamo nella merda. Quindi forse stanotte si dorme in strada, non stiamo scherzando, siamo senza letto, siamo senza prenotazione, senza niente. Abbiamo adesso chiamato una signora, ci ha detto guarda che è pieno dappertutto. Ragazzi, siamo nella merda. E sono già le 18 e stiamo ancora un'ora e mezzo dalla destinazione. Love lately I've been far from home. Qua sono distrutto, non riesco nemmeno a esprimermi. Non ho più nella saliva perché abbiamo finito l'acqua a tipo un'ora da qui, quindi è un'ora che non bevo e sto morendo di sete. E 2 perché sono distrutto dalla stanchezza, ragazzi, il giorno. Avete presente quando riuscite a muovere le labbra? Però sono contentissimo perché siamo arrivati a Bivigliano, che è la nostra penultima tappa, e domani direzione Firenze, la nostra ultima tappa. Sono contentissimo. Ecco la signora, bellissima, che bello vederla. Vamonos, andiamo. Siamo arrivati. Oddio, stavo cadendo, raga, non riesco a reggere in piedi. Ma che bella è. Ma là come la fuma. Tu che ci consigli di mangiare domani? Io vi consiglio di andare a mangiare, se voi dovete andare a mangiare il lampredotto, di andare a mangiarlo nelle maccherelle e fanno il lampredotto. In tutti quelli che gli hanno nella frentola le volte, che lo prendono così, lo mettono e te lo tagliano davanti, ti inzuppano il panino, capito? Allora tu mangi il lampredotto, no di questi turistici che ti fanno mangiare una sega. Il lampredotto si mangia per la strada o nel mercato centrale. Questi sono posti dove si vanno. Dobbiamo mangiare oltre al lampredotto, vogliamo assaggiare tutto domani. Ragazzi, il lampredotto, la bistecca quello che mangiavi da me. Poi c'è altre cose a Firenze ma non si mangiano. Allora facciamo lampredotto, Fiorentina e dopo passiamo alle fiorentine. Sì, certo. No, le bistecche però. Certo, no. Nostra moglie fiorentina. Se conosci una fiorentina che si va a marità, noi stiamo E qua. basta Toscana, no? Toscana. Le mogli non sono buone né fiorentine né francesi, le mogli non sono buone punto. C'ha ragione, le mogli. c'ha ragione. Divertiti con le mogli ma di gli altri per Sei un grande. Siamo ripartiti da Bivigliano, ci siamo trovati benissimo, il personale fantastico, il cibo eccellente, ma d'altronde in Toscana che ti aspetti? Cioè, è la nostra regione preferita, noi verremo a vivere in Toscana. Adesso un piccolo problemino abbiamo avuto però, ogni giorno ce n'è una. Il nostro amichetto Lorenzo, il nostro amichetto Veneto di Verona, sta andando all'ambulatorio perché l'ha appunto una zecca. Gli ha fatto una bella infezione perché ovviamente gli ha lasciato la testa dentro e ce l'ha da 4-5 giorni, quindi c'è un'infezione in corso da un bel po'. Si va all'ambulatorio e vediamo che dicono. Siamo entrati all'ambulatorio, abbiamo chiesto informazioni, ci hanno detto loro non possono far nulla perché siamo in un paesino, ragazzi, paesino minuscolo, quindi hanno detto prendete un autobus e andate a Firenze, la priorità è questa. Quindi domenica si sentiva la febbre.
Vabbè dai, grazie Oh, ancora. ci vediamo dopo, Dopo allora. vi faccio sapere. Ci vediamo dopo. Dov'è là il cammino? Dove si riprende? Oh, se serve qualcosa chiamami. Ciao Lore, bravo. Ciao raga. Ci vediamo a Firenze. Marco, io non ti saluto perché noi ci vediamo a No, Firenze. infatti se vediamo a Firenze. Niente, abbiamo dovuto abbandonare il Lore e il Gianluca. Doloroso, male al cuore. un po' male al cuore, doloroso a Dio perché sono stati i nostri compagni di viaggio inaspettati tra l'altro. Abbiamo trovato questi ragazzi fantastici, veneti con cui siamo andati subito d'accordissimo. Arrivare con loro sarebbe stato veramente il traguardo, però raga, la salute viene prima di tutto. E mo a parte gli scherzi, perché io non vorrei che nei miei video passasse l'idea di dire sì alla vita, te ne sbatti al cazzo, devi fare cose pericolose. C'è proprio la puntura di zecca e ce l'ha da diversi giorni. Noi dici la punta adesso, ok dai, si fai altre 4 ore, 5 ore camminate, appunto 5 giorni fa, e si sentiva pure la febbre, quindi no. Godersi la vita, l'esperienza è importantissima, noi la stiamo facendo, siamo fortunati. La salute viene prima di tutto, quindi adesso Lore sta male, ci dispiace un sacco, ma è giusto che vada in ospedale. Un po' molto sfigato perché c'era l'ultima tappa. Ci ha fatto tutte le fatiche. Ieri. Peccato perché questi ragazzi siamo trovi benissimo. Lui Lorenzo è veronese e Gianluca l'altro ragazzo è di Vicenza. Ci siamo trovati subito bene, guarda. Non conclude il viaggio con loro è... Nonostante le gambe non vogliano, fa salite, almeno le mie. Che faccio? Ci perdiamo a sto cazzo di Monte Senario. Ho fatto 3000, famo 3001. Mo adesso tutto contento e ci andiamo. Mo tra 3 secondi appena salimo iniziamo a maledire tutto. Ecco, questo è il cammino di dei. Il fiato ti distrugge, ti manca, non ci manca la forza di parlare. Le gambe non si sollevano più, ma ci sono solo salite. Questa è l'essenza. Sono zuppo fradicio. No, ancora salita. I'll build you a house with my own 2 hands and then burn it to the ground as quick as that. Sei tipo la mela più buona che abbia mai mangiato. 1,000 times better than like any apple I've ever had. As quick as that. Orco demonio, sacca te! Ciao! Che bella! Guardate un po' che c'è là, cupolone! Andiamo a Firenze, andiamo! Ci fa scusi. Quindi, Duomo e poi si corre alla stazione. Dai! Dobbiamo correre, la foto al Duomo si fa. Dai, ciao! Il rischio di perdere il treno non è alto, è altissimo. Ciao, alle 19:43. Arriviamo alla Cupola Brunelleschi alle 19:23. Quindi praticamente ho 1 minuto per fare una foto, un video, qualcosa veloce, così un ricordo. E poi devo correre alla stazione, correre. Io devo toccare la Cupola Brunelleschi. Devo arrivarci, cioè non esiste, a costo di perdere il treno. Poi dalla cupola non importa, se serve corro, mi metto a correre. E non ho più la forza, ho le gambe andate, letteralmente, i piedi andati. Oggi abbiamo fatto 37.000 passi, però non fa niente, ci dobbiamo arrivare. E non ci stanno altre vie, si va alla cupola, punto. Eccola, la vedo qua, che bella che è. Ce l'abbiamo fatta davvero, siamo arrivati davvero alla cupola del Brunelleschi. No raga, non ci credo, 125 km a piedi, calando montagne, scendendo di rupi, siamo arrivati davvero. Guarda quanto è grande, guarda che spettacolo, guarda che meraviglia. Dopo tutti questi sforzi è tipo la cosa più bella che esista, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto. Io ci abbiamo fatto. Siamo arrivati alla cupola, seriamente, ce l'abbiamo fatta. Guarda che spettacolo, va. Mi mancherà un sacco l'Italia, te lo giuro. Bellissimo. Non piango perché sono triste, guarda. Sono felicissimo di vedere la cupola. E dopo 125 km a piedi ce l'abbiamo fatta. Dai raga, ce l'abbiamo fatta. Guarda che spettacolo che è. 125 km con la schiena a pezzi, i piedi a pezzi, le gambe a pezzi. E siamo veramente arrivati qua. Ce l'abbiamo fatta. Quanto cazzo è bella. Quanto può essere bella. Quanto può essere bella. Quanto è bella. Mi mancherà tantissimo l'Italia. Oh, sarò negli Stati Uniti.